Che differenza c'è tra e... Chiaro? Lo vediamo tra un attimo, dopo la sigla. Ciao, benvenuto anche quest'oggi in questo video in cui andiamo a analizzare il mondo delle sincopi. Forse sai già come sono, ma a beneficio di tutti diciamo due parole. Da un pieno ad un altro posso marcare quello che sta in mezzo, chiamato il mezzo tempo, ok? Quindi da un tempo pieno ad un tempo pieno, a metà c'è un mezzo tempo, ok? Se io lo devo suonare, mezzo tempo significa uguale continuità. Quanto mezzo tempo? Quanto mezzo tempo? 6? Il 50% di per sé vuol dire continuità. Ma non tutti i brani hanno solo dei mezzi tempi. Si usa spesso il quarto di tempo. In che modo? Sincopando o una volta o due, quindi ci sono delle sincopi semplici e delle sincopi doppie. In che modo? Usando il tempo che intercorre tra un pieno ed un altro pieno, dividendolo in 4 e quindi usando i quarti di tempo. Sapete tutti che tra un pieno ed un altro io potrei contare 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ok? Potrei dividere a mia volta i pieni in frazioni di quarti. Bene, se io vado a mordere il quarto di tempo o che sta dopo il pieno o che sta prima del pieno, sì, io posso generare un effetto interessante, molto interessante, che è la sincope. Immaginati un pieno, un altro pieno e qui ci sono 1, 2, 3, 4. Sì? Io posso pensare di marcare il pieno con il primo quarto e il pieno successivo sarà quindi. Sì? Oppure posso pensare di marcare l'ultimo quarto col pieno successivo, quindi sarà. Se li marco tutti e due, cosa posso fare? Posso pensare di fare 6, 1, 2, 4, 1, 1, 2, 4, 1, pam 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 pam. Ora i direttori scelgono di utilizzare una sincope o due sincopi in base a come vogliono dare valore al passaggio musicale. La sincope è sempre qualcosa che viene raccontato tipicamente prima, spesso viene ripetuta. Quindi con te vorrei fare degli esempi pratici per cercare di riconoscere la sincope e capire anche cosa fare quando ballo come leader o cosa fare quando ballo come follower. Facciamo qualche esempio? Cosa ne dici? Allora, ascoltiamo un attimo. Comincia a raccontare che qualcosa bolle in pentola. Attenzione qua. Vedi che comincia a tirare, senti che comincia, tira le gonfie. Doppia, ok, doppia 2 volte, pam 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 pam, ripetuta. Andiamo ad analizzare meglio. Senza voler fare di questa lezione, una lezione ovviamente di tecnica di ballo,
l'idea è di riuscire a prevedere che sta arrivando una sincope. La sincope, avete sentito che è raccontata, è sempre raccontata. Il peperoncino non arriva mai improvvisamente, no? Comincia la direttore a raccontarcelo in qualche modo, soprattutto quando le sincopi sono poi doppie. Che cosa fare? L'idea è di riuscire sempre, come danzatori, come danzatrici, a mordere e a rilassare, a tenere e a rilassare. Tutto è un gioco che è discontinuo. Il consiglio, se posso dare consigli, è riuscire a riconoscere la grande differenza tra la continuità del mezzo tempo, quindi che può essere quasi una pulsazione, no? Quindi è continuo, dalla discontinuità della sincope. La sincope è qualcosa che rende interessante il momento perché tiri e molli, mordi e rilassi, ok? Cosa fare? Io ho fatto 2 esempi. Ho giocato tengo e vado, tengo e vado. La stessa cosa ovviamente si può fare per la ballerina, tengo e vado, ok? La sincope può essere sviluppata anche in laterale. Posso pensare di fare wa, cioè lo stesso concetto, e va, non cambia niente. Sì? L'idea è di riuscire a riconoscere se voglio sospendere prima, mordere dopo o viceversa, ok? Vorrei farti sentire adesso un altro brano in cui sentiamo anche delle sincopi singole, così da capire un po' quante sono le modalità che i direttori d'orchestra utilizzano per raccontarci il mondo delle sincopi. Cioè, andiamo. E il tigre Mijan, Canaro. Cosa fa? Prende, no? Ora sentiamo lo stesso brano nella versione di D'Arienzo. Sì? Non poteva mancare, eh? Il viaggio non può mancare sulle sincopi. Ascolta. Gonfia. Senti che sta per esplodere, senti? Ehi! Viaggi. Le sincopi sono fantastiche. Sono, come dico io, il peperoncino e il sapore. Ovviamente, credo che qualunque direttore abbia utilizzato in qualche modo le sincopi. C'è chi le usa, come piace, spessissimo, e chi le usa con parsimonia, diciamo. Quello che posso consigliarti è riconoscere quando sta per arrivare, in modo da essere pronto come leader e pronta come follower, anche perché come sai siamo in 2 nel tango e quindi sia il leader che il follower devono sentire che sta per arrivare questo momento esplosivo. Solo così possono renderlo al meglio danzando. Non ci può essere l'effetto sorpresa. Non pensavo, sì? Ascoltando, riusciamo a capire i meccanismi
non ti sono chiari, iscriviti a Interpretango, le mie lezioni online il mercoledì o il giovedì. Va bene, anche quest'oggi abbiamo finito, spero che ti sia stato utile di affrontare anche rapidamente il mondo delle sincopi e, come sempre, mi trovi su tutti gli altri social, che in descrizione c'è un link, cliccando quello ti porta a tutti i miei social e ci vediamo la prossima volta. Ciao!